Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, è lunedì 30 ottobre del 2023, ho messo 46 R in più rispetto al previsto. Ottobre è un nuovo mese. Ottobre. Buongiorno Enrico Boiani, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a voi, insomma, dopo una serata un po' così, un po' agrodolce rispetto a come si stava predisponendo, visto che il Milan comunque aveva fatto 45 minuti ottimi e avendo chiuso 2-0 il primo tempo, tutto faceva pensare che stamattina eravamo un pochino più di buon umore, invece arriva un pari in rimonta, un altro infortunio, poi un altro, insomma, sono arrivati tre ieri nel giro di poco, cioè Kier in giornata e due in serata, solo muscolari, perché poi c'è anche il buon Pellegrino che si è preso una storta e vabbè, capita. In tutto questo lasciamo a casa altri 2 punti, li lasciamo per strada, non riusciamo a vincere per 3 partite, dopo 2 sconfitte arriva un pari. Che dire Henry, siamo arrivati come in una situazione un po' difficile, un po' così, un po' di mezzo la partita di ieri. Sì, un po' strana la partita di Mh. ieri. Innanzitutto lasciamo per strada 2 punti, ma non lasciamo per strada il like, che se va dovete sempre mettere a questo canale, a questo video, Sì. iscrivervi, attivare la campanella. Come sempre, cioè, nessuno vi obbliga, però, se vi va di supportarci siamo qua. Partita molto strana perché il Milan fa un primo tempo dominato in lungo e in largo, cioè il Napoli, a parte l'occasione di Politano che si mangia, per carità, però non fa niente, cioè non fa Mh. niente, perde un sacco di palloni, il Milan riaggredisce, quando il Napoli viene un po' più alto, il Milan riesce comunque a essere compatto, a essere un po' più basso, ad aspettare, a tenere più bassi anche Pulisic e Leao, quindi è stato veramente un gran bel Milan nel primo tempo, ha attaccato di più anche sulla fascia di destra, quindi è stato anche più imprevedibile perché una volta andava da una parte, una volta dall'altra, quindi era stato un gran bel Milan con una doppietta di Giroud che aveva fatto la differenza nel primo tempo. Poi c'è l'intervallo, c'è quel cambio Romero-Pulisic e la partita cambia completamente. Okay, gli avversari hanno avuto un altro atteggiamento, però non è possibile dopo quel primo tempo lì fare quel secondo tempo là, cioè è abbastanza inconcepibile. Possiamo metterci gli errori tecnici e tutti gli errori tecnici che vogliamo, possiamo metterci l'errore di Reinders, possiamo metterci un Teo Hernandez che non ha iniziato la stagione di fatto, possiamo metterci un Leao che per una sgroppata buona fa 3 o 4 leziosità di troppo che gli vengono imputate giustamente. Possiamo metterci pure la prima serata storta di Maignan da quando è al Milan e se volete ci mettiamo anche quella. Va bene, cioè io continuo a sostenere che questa squadra scarsa non è, che i giocatori sono forti e che sono gli stessi che hanno vinto il campionato 2 anni fa e che l'anno scorso hanno vinto grandi partite e sono arrivati in semifinale di Champions League. Poi capisco anche che gli errori sono tanti in questo avvio di stagione, capisco anche che le insufficienze, dopo ne parleremo con le pagelle, sono tante, però secondo me c'è qualcosa in più. Ecco, c'è qualcosa in più, ripeto, mi spiace ripetermi, per me continua a essere troppo semplice e semplicistico, mettere solo sulla punta dell'iceberg il pallonetto di Leao piuttosto che Reinders che sbaglia il settimo gol, piuttosto che Teo Hernandez che è in ciabatte. Cioè, credo che i giocatori siano sempre gli stessi. È ovvio che è sbagliato Mh. giocare in questo modo, perché i giocatori devono comunque avere un pochino di amor proprio e sono loro che sono dei professionisti che vanno in campo. Però qualcosa in più secondo me c'è, ecco. Allora, a proposito di giocatori e di reazioni, prima di parlare delle pagelle, perché dopo facciamo le pagelle di tutti i giocatori, 2 sostituzioni all'80° circa. Olivier Giroud, che poi ha parlato. Persi 2 punti, che delusione nel primo tempo, troppi sprechi. Potevamo far 4 gol, avevamo la partita in mano, dobbiamo essere più esigenti. Poi ha parlato anche di un cambio che, beh, insomma, poi alla fine a freddo ha accettato un po' di più,
però insomma in campo ha detto si è tutti agonisti, tutti professionisti, si vuol sempre giocare e dar di più. Ha anche detto che dopo il primo gol non sapeva se difendere o attaccare questa squadra. I giocatori lanciano messaggi sia morali, diciamo così, continui, sia di atteggiamento, che poi cercano di essere, diciamo, si fanno rientrare quando magari la pressione diminuisce, magari il giorno dopo, eccetera, si prova a farli rientrare in maniera anche un po' così. E dall'altra però lanciano anche segnali di campo, concreti. Calabria che dice che siamo troppo sbilanciati a Parigi, Giroud che dice che non sapevamo cosa fare dopo il primo gol. Insomma. Ma la cosa, Simo, per me più da evidenziare è che questa cosa l'ha detta Giroud. Cioè, nel senso, con tutto il bene che possiamo volere, ma è un giocatore di un altro spessore, Di ok? un'altra età. Di un'altra età, di un'altra esperienza, di un altro spessore proprio mentale, se così vogliamo. Cioè, è un campione del mondo, uno che ha vinto la Champions League, uno che ha giocato in Premier League un sacco di anni. Stiamo parlando di un giocatore differente rispetto agli altri, che ancora sono comunque chi più, chi meno, chi con più esperienza, chi meno dei ragazzi. Se un giocatore come Giroud arriva ad avere quella reazione e a dire certe cose, per me fa tanto rumore, fa molto più rumore rispetto alle reazioni dei vari Teo, Leao, le parole anche dello stesso Calabria, che nonostante sia il capitano è comunque un ragazzo ancora giovane rispetto a Giroud. Sì, Cioè, sì. è questo che fa specie, secondo me. A proposito di ragazzi, diavolo in corpo, Furia, Pioli che era così, devi portarli a casa, Leao perché esco io. Dominavamo, non dovevamo rimettere, scusate, in gara al Napoli, ma sono pochi capaci di creare. Anche Rafa è uscito, vediamo, questa è un po' la foto, diciamo, a braccia aperte chiedendo perché io. Al di là di poi dire se era giusto o sbagliato sostituire Rafael Leao, però c'è un po' di nervosismo all'interno del Milan. Cioè, poi ci possiamo anche nascondere perché siamo tutti tifosi, vogliamo il bene del Milan e queste fantastiche frasi che vanno bene soltanto quando perdiamo ci dobbiamo ricompattare. No. C'è un po' di agitazione, ecco. Niente di magari ancora incredibile, niente di esploso. Però che ci sia un po' di agitazione, complice le sconfitte, complice qualche cambio, complice qualche scelta tattica che mette in difficoltà i giocatori, complice tutto. Però c'è Complici un le po' di scelte agitazione. forzate perché non hai gli altri giocatori che sono fuori per infortunio, perché Complici gli comunque infortuni, sono perché se vedi che i sempre, compagni di fianco a te cadono come le mosche, cioè, ecco, cioè, sono sempre dei ragazzi che sono in uno spogliatoio in 25 e di settimana in settimana vedono qualcuno che salta, tra virgolette, già. no? Che si sfalda. Quindi anche quello bisogna considerare. Cioè, io ricordo sempre che parliamo di persone che prendono più di quanto prenderemo io, te e tutti i nostri ascoltatori messi insieme nella loro vita probabilmente. Non so se c'è qualche ascoltatore che prende come giocatori di calcio, beato lui, però sono sempre persone, nonostante lo stipendio che percepiscano giocando a pallone, che siamo tutti d'accordo che beati loro, ma sempre di persone in carne e ossa parliamo. Quindi ci sta, cioè lo capisco, ecco. Poi si dovrebbe fare di più, si dovrebbe essere più cattivi, più concreti, più cinici, più professionali, verissimo, verissimo. Però ecco, forse qualcosa sotto che non va c'è, mi verrebbe da dire. Allora, pagelle, abbiamo un po' di minuti per fare le pagelle. Allora, Mike Maignan, Mike ha fatto un secondo tempo horror tra la gestione della palla coi piedi, qualche uscita a vuoto, una su tutte, la barriera messa random e soprattutto lui messo dietro la barriera random. E purtroppo prende 5, purtroppo, anzi, o meglio, per fortuna, scusate, riesce ad avere quell'istinto di chiudere col piede il tiro di Kvara all'ultimo secondo, quindi non se lo fa passare sotto le gambe, riesce a chiudere
col piedone, anche se è Kvara un po' che lo centra in realtà, però bravo. Per il resto niente di che, Ed anzi. è la prima serata storta di Maignan da quando è il Milan, o quasi. Mm. Se non è la prima si contano sulle dita di una mano e non arrivi neanche a tutte. Ecco, quindi direi che se tu mi potrai dire, perché tante partite tra l'altro non le ha giocate, è vero, ma questo è l'altro discorso. Direi che ci può stare, cioè può succedere, non doveva succedere, è chiaro, ma può capitare una serata storta del Ecco, portiere. guarda, Mike è un po' il termometro, cioè è un giocatore che riesce a farsi scivolare più o meno tutto addosso quando è in campo, gioca, è altamente professionale quando è in campo. Se anche lui viene un po' minato in qualche certezza, va incontro a degli errori proprio a volte anche di concentrazione, perché sbagliare un passaggio coi piedi di 7-8 metri da fermo è perché proprio magari non ci sei pienamente con la testa. Fa un po' strano, fa un po' riflettere. Davide Calabria, prende un bel 6,5 pieno, tendente al 7, ti direi. Sì, io gli avrei dato anche quasi 7. È ovvio che Sì, col diamogli pareggio, 7, col 2 a giusto. 2, diventa un 6,5 magari. Non so, distribuiamo le maschere di Kvara per gli esterni di tutta la Serie A in Champions League. Cioè, probabilmente se avesse giocato contro Kvara anche in altri contesti avrebbe fatto partite migliori. Fatto sta che noi siamo spesso critici con Calabria, ed è giusto esserlo anche secondo me, perché non puoi fare una partita buona ogni 15. Però quando c'è da dare a Cesare quel che è di Cesare glielo diamo. In questo caso ha fatto una veramente grande partita, tra il bel cross del secondo gol di Giroud e comunque difensivamente, anche aiutato da Yunus Musa tanto, è stato molto solido. Piercalulu prende, sei politico per quel quarto d'ora che ha giocato e Sì. insomma, ha fatto il suo, ha già scontato un infortunio pesante quest'anno, è uscito per il secondo infortunio, all'inizio sembrava una contusione, nel post partita si era già indecisi se è una contrattura o una contusione. Io più rivedo l'azione e più a me sembra un problema muscolare, però mi fermo fin quando non ci saranno gli esami. Dico soltanto che Piercalulu non è né vecchio né injury prone, come si suol dire, né ha giocato con le proprie nazionali, né è un giocatore che scatta e fa della sua partita soltanto, che so, 5 scatti ad altissima intensità. È un giocatore normale, giovane, e che si è già infortunato una volta e mezza con questo. Adesso vediamo se saranno 2 o soltanto mezza. Andiamo avanti. Fikayo Tomori. Bene anche Fic. Sì, bene Fic, bene dall'inizio dell'anno Fic. Continua a fare delle buonissime prestazioni. È uno dei Niente da dire. dei pochi big, se vogliamo, che non sta risentendo dal punto di vista mentale e psicologico di Mm-mm. questo avvio. È uno dei pochi che invece ha detto: ok, io il mio l'ho già dato l'anno scorso in termini di pasticci, in termini di errori, in termini di staccare la spina. Quest'anno devo fare un click e difensivamente sono girati tutti attorno a lui. Ciao per le espulsioni, i problemi, Kier, ogni tanto ha giocato, Calulu. La certezza è lui e tra l'altro è sempre stato il migliore delle coppie o quasi, Mm. quindi benefic. Teo. Sei stato generoso. Sì, sono stato generoso, sai perché? Perché alla fine poi pensa. Allora, nella partita errori tragici ce ne sono stati, forse in occasione del gol di Politano si gira un po' troppo facilmente, dopo che Pellegrino viene saltato anche lui si fa saltare un po' troppo facilmente. Poi Sì, gioca una partita piatta, se non per quando mette in porta Reinders primo tempo. Quindi ho fatto un po' la media tra una mezza cosa buona come l'assist, il semi-assist a Reinders e la mh-mh. mezza cosa cattiva in una partita piatta. A te è questo, il problema è che te hai 5,5 più o meno dall'inizio della stagione. Eh, è quello il punto. Cioè, il punto è che il vero Teo Hernandez ieri poteva far 2 gol, eh.
avessimo visto il Teo Hernandez dei tempi migliori, a una certa, tanto il Napoli era veramente inerme nel primo tempo, prendeva, tirava dritto e andava a far gol. Cioè, ma non è, forse è un'iperbole, non lo so, però Teo sembra veramente non lo so, in risparmio energetico quasi. Non hai presente Sì, quando sembra un giocatore di aprile. cioè, hai presente quando metti il telefono a risparmio energetico con la batteria che si Mm. scarica pochissimo? Sembra così, però non va bene. Cioè, non va bene. Per me non è normale che accada questa cosa. Io rifletterei più sul fatto che 'sti ragazzi siano così più o meno dall'inizio della stagione, rifletterei sul perché. Okay, è sbagliato che lo siano? Sì. Si beccano 5, 4 e mezzo, 5 e mezzo in pagella? Sì. Però un motivo ci sarà, perché altrimenti non si spiega. Perché questo signore qui è sempre quello che contro l'Atalanta, partita decisiva per lo scudetto, parte dalla sua area e arriva nell'area di là. Contro la Lazio l'anno scorso fu un fuori Leao, partita decisiva della Champions, parte dalla sua area e arriva nell'area di là. E non l'abbiamo visto fare mai quest'anno. Mai. Velocemente il centrocampo, perché poi anche tutto il resto della compagnia siamo un po' lunghi. Musa 6,5, buona Molto partita, bene. ancora una volta. Molto bravo Yunus, quindi niente, grandi applausi, andiamo via. Rade ha fatto un po' la media in realtà, tra il 5 del primo tempo che ha fatto i primi 20 minuti, horror, poi si è ripreso il giusto, vabbè, insomma, il giusto. Yassin si è rimasto seduto e pazienza. Avanti così con Tijani Renders che invece si mangia dei gol incredibili. Uno è arrivato al limite dell'area che poteva semplicemente scaricare col contropiede in superiorità ed è andato invece al tiro in una partita piatta. Pochissima Perché roba Renders ieri, pochissima roba e non ne ha più. oltre a pochissima roba, quel gol lo devi fare, Il gol sì. ce la prendiamo, no, a volte con Giroud, con Leao, con Teo, con altri che sbagliano dei gol facili o per la poca cattiveria, no, quel gol lo devi fare lì. Cioè, la palla ti sta dicendo vai, spingi e non puoi sbagliarlo. Credo che abbia saltato in tutto dalla scorsa sosta nazionali forse una partita. Ma no, Con forse un tempo col Newcastle. un tempo con Newcastle o un'oretta con Newcastle, stop. Vabbè. Ma d'altronde non hai il problema degli infortuni, che devi sempre giocare gli stessi. Pulisic prende 7, ha fatto un signor primo tempo. Signor primo tempo. Sì, Nettamente assolutamente. il migliore per me, anche nel primo tempo. Veramente una partita di livello proprio di capacità di come si gioca lì davanti, dal punto di vista proprio delle scelte, di cosa fare con No, la no, palla è a una tre piedi. partita proprio Bella intelligente, partita. una partita giusta, una partita veramente bene Pulisic. Mi sta stupendo dall'inizio dell'anno, è incappato in qualche prestazione? No, in cui comunque però ha messo del suo con la giocata o con il gol contro la Lazio, insomma, ieri ha dimostrato che avessimo sempre questo Pulisic con un Leao ovviamente in forma mentale più che fisica, ci potremmo anche divertire, però ha fatto bene. Andiamo avanti con con Olivier Giroud, che insomma, se stavamo portando a casa i 3 punti erano merito delle sue testate, però vabbè, non ce l'abbiamo fatta e finisce la partita sul box delle bibite a riflettere. Andiamo avanti. Rafa prende 5, anche Male. lui è un mix tra Reinders e Teo, tra la partita piatta senza sussulti, tra che non ne ha, tra che qualche scelta proprio singola di giocata è rivedibile. C'ho Sì. tutti quel pallonetto che non so cosa dire.
il al limite del pallonetto livello. raccapricciante, Vabbè. Rafa, quella scelta lì male. Poi a me dispiace perché vedo che c'è qualcosa che non va, cioè non mi sembra Leao dei tempi migliori. Non lo so, ho letto tanti commenti negativi ieri che dopo una partita del genere ci possono stare. Lo capisco, io non li Ci sta. condivido, cioè per me resta il giocatore più forte di questa squadra a mani basse. Poi, se vogliamo pensare altro, va bene, fa una partita insufficiente come altri, è okay. Per me è un ragazzo che va, non dico un po' protetto di più, però poi anche lui ci mette il suo con quel pallonetto ignobile. Okay, detto ciò, molti hanno scritto: lo dovevi togliere visto quel pallonetto e vista la partita che stava facendo." Ne prendo atto. Mi fermo qui. Tra l'altro in tutto questo hanno ciccato la partita, il portiere, cioè uno dei tuoi giocatori più forti, il terzino sinistro idem, l'esterno sinistro anche, e il giocatore con più qualità in mezzo, cioè Renders. Sarà. È colpa comunque dei singoli, della squadra scarsa che abbiamo, non ti preoccupare. Pagelle che vanno avanti con qualche altro singolo che però, insomma, io non ho voluto infierire sul buon Marco Pellegrino che è entrato a freddo in una partita difficile con 0 minuti in Serie A e quindi gli ho dato un semplice 5,5 di stima, di incoraggiamento, povero, cioè, capisco anche che non sia facile. Non Così doveva come giocare. Luca Romero, che no. Vabbè, Andrei sì, oltre, vabbè, parlano i andrei numeri. oltre. Forse col senno di poi, sopra 2-0, Luca Romero, vabbè. E anche gli ultimi due io li ho dato senza voto, se volete li diamo 6, 5,5, decidete voi, però insomma, han cambiato poco. Però guarda, ti dirò, se avessimo segnato con Davide Calabria alla fine, il voto a Jovic sarebbe stato un gran voto. Questa è una cheat. È Per una la cheat. sponda? Sì, sì, questa è una cheat della conferenza post partita. Il mister gli ha dato 5,5 perché anche qui è una media. Tra la sufficienza pienissima del primo tempo, dal 6,5 bello pieno del primo, e il piano gara in generale, a quello che è successo nel secondo, una squadra che è entrata in campo un po' più morbida, con dei cambi un po' così, un po' offensivi per quello che poteva essere una squadra che già aveva un difensore centrale che non dava delle garanzie enormi. Magari se stai un pochino più tranquillo e metti, che so, un Florenzi o magari un Adli che ti sa gestire meglio la palla, eccetera. In generale sui cambi è un po' così, e nel computo va il fatto che lui, essendo responsabile di tutto, firma anche la questione infortuni, che per il quarto anno consecutivo è ancora tra noi. Sono d'accordo, alla fine nel primo tempo io ero molto stupito. Poteva essere per un Napoli che è sceso in campo male, poteva essere perché noi al Maradona, pardon, facciamo spesso, ultimamente abbiamo fatto spesso ottime gare, però ero stupito e pensavo tra me e me, cavoli, stai a vedere che è riuscito a rivitalizzarli, anche dal punto di vista, no, psicologico, Mm. morale, di entusiasmo. Stai a vedere che qualcosa è successo dopo il Paris, perché sembrava un altro Milan, anche tatticamente, eh. Poi però al secondo tempo, siam tornati vorrei dire comfort zone, visto l'ultimo periodo, ma mi sembra un termine un po' eccessivo. Siamo tornati a faticare e quindi penso che il 5,5 ci possa stare. Siamo arrivati in fondo a queste analisi pagelle, un po' tutto di Mattino Milan. Ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan. Aspettate che torniamo anche... No, enormi! Ritorniamo a Chiama Milan tra poco sull'altra piattaforma. Poi c'è Lance, Talk e Stanze di bottoni in serata. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Il like se non l'avete ancora messo, se vi va, come sempre. Grazie, ciao. Ciao!